Benvenuti su Cristianamente, un canale dedicato a esplorare e riflettere sui profondi insegnamenti della fede cristiana. Oggi ci immergeremo nel cuore del discorso della montagna, uno dei messaggi più potenti di Gesù Cristo. Ascolteremo le parole che hanno ispirato milioni di persone, offrendo speranza e guida attraverso i secoli. Unisciti a noi in questo viaggio spirituale e lascia che queste parole antiche ma sempre attuali risuonino nel tuo cuore. Vedendo che c'era molta gente, Gesù salì verso il monte, si sedette, i suoi discepoli si avvicinarono a lui ed egli cominciò a istruirli con queste parole. Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio. Dio darà loro il suo regno. Beati quelli che sono nella tristezza. Dio li consolerà. Beati quelli che non sono violenti. Dio darà loro la terra promessa. Beati quelli che desiderano ardentemente quello che Dio vuole. Dio esaudirà i loro desideri. Beati quelli che hanno compassione degli altri. Dio avrà compassione di loro. Beati quelli che sono puri di cuore, essi vedranno Dio. Beati quelli che diffondono la pace, Dio li accoglierà come suoi figli. Beati quelli che sono perseguitati per aver fatto la volontà di Dio, Dio darà loro il suo regno. Beati siete voi, quando vi insultano e vi perseguitano, quando dicono falsità e calunnie contro di voi, perché avete creduto in me. Siate lieti e contenti perché Dio vi ha preparato in cielo una grande ricompensa. Infatti, prima di voi, anche i profeti furono perseguitati. Siete voi il sale del mondo, ma se il sale perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo? Ormai non serve più a nulla, non resta che buttarlo via e la gente lo calpesta. Siete voi la luce del mondo. Una città costruita sopra una montagna non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. Così deve risplendere la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano il bene che voi fate e ringrazino il Padre vostro che è in cielo. Cosa significa beati i poveri in spirito? Questa beatitudine ci insegna che coloro che riconoscono la loro necessità spirituale e la loro dipendenza da Dio sono veramente fortunati, perché il regno dei cieli appartiene a loro. Si tratta di umiltà e di riconoscere la nostra necessità di Dio. Cosa significa beati quelli che sono nella tristezza? Cara, beati quelli che sono nella tristezza significa che coloro che soffrono e si addolorano nella vita sono speciali agli occhi di Dio. Anche se possono sentirsi tristi, troveranno conforto e speranza. È un promemoria che nei momenti difficili non siamo mai soli, e Dio è sempre con noi per offrirci consolazione e pace. Maestro, cosa significa beati i miti? Questa beatitudine ci dice che le persone miti e gentili sono benedette. Significa che chi è umile, paziente e non aggressivo, chi tratta gli altri con rispetto e gentilezza, sarà ricompensato. La mitezza è una forza, non una debolezza, e porta a una vita piena di pace e armonia. Maestra, cosa significa beati quelli che hanno fame e sete della giustizia? Questa beatitudine ci dice che coloro che desiderano ardentemente la giustizia e la rettitudine sono benedetti. È come avere fame e sete, ma non di cibo o acqua, bensì di fare ciò che è giusto. Significa lottare per la giustizia e cercare di fare la cosa giusta sempre, non solo per se stessi, ma anche per gli altri. E Dio promette che queste persone saranno saziate, che i loro desideri di giustizia e equità saranno esauditi. Maestra,
cosa significa beati i misericordiosi? La beatitudine o beati i misericordiosi ci insegna l'importanza della compassione e del perdono. Significa che coloro che mostrano misericordia e comprensione verso gli altri, anche quando è difficile, saranno trattati allo stesso modo. La misericordia non è solo perdonare, ma anche aiutare e prendersi cura degli altri con gentilezza. E promette che chi è misericordioso riceverà misericordia a sua volta, un dono di amore e perdono da Dio. Maestra, cosa significa beati i puri di cuore? La beatitudine beati i puri di cuore ci parla della purezza dell'anima e dell'intenzione. Significa che coloro che hanno un cuore puro, cioè che non sono guidati da cattive intenzioni o pensieri malvagi, sono benedetti. Essere puro di cuore implica essere sinceri, onesti e avere un'intenzione genuina di fare del bene. Questa purezza di cuore permette di vedere Dio in un modo speciale, perché un cuore puro riflette la luce e l'amore di Dio. Maestro, cosa significa beati gli operatori di pace? La beatitudine beati gli operatori di pace ci insegna il valore della pace e dell'armonia. Significa che coloro che lavorano per creare pace e risolvere i conflitti, che aiutano le persone a vivere insieme in maniera pacifica e rispettosa, sono benedetti. Non si tratta solo di evitare la lotta, ma di attivamente cercare modi per portare armonia e comprensione. E Dio promette che questi operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, mostrando un legame speciale con Lui attraverso il loro impegno per la pace. Maestra, cosa significa beati quelli che sono perseguitati per la giustizia? Questa beatitudine ci dice che ci sono persone che, pur facendo ciò che è giusto, possono affrontare difficoltà o addirittura persecuzione. Significa che coloro che restano fedeli ai propri principi e lottano per la giustizia, anche quando questo li porta a essere maltrattati o incompresi, sono benedetti. La loro forza e coraggio nel mantenere la rettitudine li rende speciali agli occhi di Dio. Essi hanno la promessa del regno dei cieli, un premio per la loro fedeltà e la loro resistenza di fronte alle avversità. Maestra, cosa significa beati voi quando vi insultano e perseguitano? Questa beatitudine parla del coraggio di rimanere fedeli ai propri valori e credenze, anche quando si è attaccati per questo. Significa che coloro che sono insultati, calunniati o perseguitati a causa della loro fede o delle loro azioni giuste non dovrebbero sentirsi sconfitti. Anzi, dovrebbero rallegrarsi perché la loro forza di carattere e la loro fedeltà sono visti come preziosi agli occhi di Dio. Questa beatitudine ci incoraggia a rimanere forti e positivi, sapendo che, nonostante le sfide e le difficoltà, ci sarà una grande ricompensa in cielo. Abbiamo esplorato insieme le beatitudini, un tesoro di saggezza che ci guida verso un modo di vivere più compassionevole e significativo. Questi insegnamenti ci invitano a riflettere su come possiamo portare amore, giustizia, pace e luce nel mondo che ci circonda. Ricordiamoci che ogni passo che compiamo con umiltà, misericordia e purezza di cuore ci avvicina non solo agli altri, ma anche a una comprensione più profonda di noi stessi e del nostro scopo nella vita. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le beatitudini. Spero che questo percorso abbia arricchito la vostra comprensione e vi abbia ispirato a portare questi insegnamenti nella vostra vita quotidiana. Ricordiamoci che ogni passo verso la compassione, la misericordia e la purezza di cuore ci avvicina a una vita più piena e significativa. Un ringraziamento speciale a tutti voi per il vostro tempo e la vostra attenzione. Sono grata per ogni momento che possiamo condividere insieme in questo spazio di riflessione e crescita spirituale. Se vi è piaciuto questo video e desiderate esplorare ulteriormente argomenti di fede, ispirazione e crescita spirituale, vi invito a iscrivervi al canale Cristianamente. Non dimenticate di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. La vostra presenza e il vostro sostegno sono una benedizione e un incoraggiamento per continuare questo viaggio insieme.
Vi auguro pace e benedizioni nel vostro cammino. Alla prossima, qui su Cristianamente.